Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nel brano evangelico di oggi ci vengono presentati due racconti di guarigione operati da Gesù che sono inseriti l'uno nell'altro. All'inizio viene introdotto Gairo, che si presenta a Gesù per chiedergli di intervenire perché sua figlia sta morendo. Poi la scena si interrompe perché arriva una donna che ha perdite di sangue, tocca il mantello di Gesù e rimane guarita. Poi il racconto riprende con la rianimazione della figlia di Gairo. Siamo certamente di fronte a racconti di due guarigioni straordinarie operate da Gesù. Noi però non ci soffermeremo sul dato materiale di ciò che è accaduto nei due episodi, ma andremo alla ricerca del messaggio, che è l'unica cosa che interessa a Marco comunicarci. E per cogliere questo messaggio dovremo fare molta attenzione al linguaggio simbolico, alle immagini bibliche che vengono impiegate dall'Evangelista. Accenniamo subito ad alcune di queste immagini. Anzitutto, sono messe in scena due donne alle quali è collegato un numero che noi sappiamo bene è significativo, il numero 12. La figlia di Gairo ha 12 anni, la donna che ha perdite di sangue è malata da 12 anni. L'Evangelista sta insistendo troppo su questo numero e quindi vuole farci capire un riferimento che anche noi immediatamente comprendiamo. Sta riferendosi al popolo di Israele che nella Bibbia è immaginato come una donna feconda, ha ricevuto la promessa del Signore Abramo che sarà fecondo e numeroso questo popolo come le stelle del firmamento, perché ha ricevuto la benedizione del Signore. Benedire nella Bibbia significa dare vita. La prima benedizione che noi troviamo nella Bibbia è proprio questo. Il Signore li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi, popolate la terra. E questa è la benedizione che il Signore ha dato ad Abramo. E questo popolo, questa donna è feconda perché ha ricevuto la benedizione del Signore. Eccolo quindi il primo riferimento che viene fatto dall'Evangelista attraverso quel numero 12 e quel richiamo al fatto che sono due donne. Poi la donna già ha un significato di per sé perché è colei che dona vita, tutto nella donna parla di vita. Ricordiamo all'inizio della Genesi quando l'uomo chiama la donna Havva, Eva, e il narratore fa derivare questo nome dalla radice Hayah o Hay, vita. Ora, che cosa accade in questi due episodi? Che ci sono due donne che stanno perdendo la vita. Quella che da 12 anni ha perdite di sangue vede la sua vita che se ne va, perché questo è il significato del sangue, la vita, non può farci nulla ed è sterile. La giovane figlia di Gairo è in età per diventare madre, per donare vita, ma la sua vita si interrompe e non lascia posterità. Chi rappresentano allora queste due donne? Noi dovremo leggere questi due episodi realmente accaduti. Gesù ha guarito queste due donne, ma l'Evangelista vuole che noi le leggiamo come parabola
della vita che Gesù viene a donare. E se non si incontra Gesù, se non si incontra colui che può dare questa vita, anche la benedizione sulla posterità numerosa finisce per arrivare a concludersi nella morte. Man mano che passa il tempo, infatti, noi vediamo che la vita va perdendosi fino a scomparire definitivamente. La domanda allora è: chi può bloccare questa perdita di vita? Tutto il tempo che passa è vita che se ne va. Qualcuno può interrompere questa distruzione della vita e poi chi può dare una vita che rimane? Ascoltiamo il primo racconto. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ricordiamo che la scorsa settimana Gesù era partito in barca da Cafarnao con i suoi discepoli per andare verso Oriente, verso la terra pagana. Il brano evangelico di oggi ci dice che ha compiuto il viaggio inverso da Gergesa, è tornato a Cafarnao. E quando arriva a Cafarnao c'è una grande folla che lo aspetta. E in mezzo a questa folla ce n'è uno che si fa largo perché vuole assolutamente al più presto incontrare Gesù. È Gairo, conosciuto da tutti perché è il capo della sinagoga di Cafarnao. Gairo, quando incontra Gesù, cade ai suoi piedi, compie quindi un gesto significativo, è il riconoscimento della propria impotenza di fronte alla morte che si sta avvicinando per rapirgli la figlia. Lui ha dato la vita a questa figlia, ma adesso non può far nulla. Questa vita viene portata via. Lui è anche il rappresentante della religione ufficiale e anche la sua religione non gli dà una risposta a questo problema della morte. Ha capito che solo Gesù può fare qualcosa per impedire questa vittoria di quel mostro che vuole rapire sua figlia. E dice a Gesù: vieni, imponile le mani affinché sia salva e viva. L'uomo non genera altra vita che quella destinata alla morte, la vita biologica. Ogni nascita non fa che accrescere il numero dei mortali. Difatti arriva sempre la morte che distrugge tutto. L'uomo può dilazionare questa sconfitta ma non evitarla. Ecco, il fatto che Gairo si prostra davanti a Gesù vuol dire che l'uomo ha solo questa vita biologica che gli viene dalla natura, ma questa vita biologica finisce con la morte come qualunque altra vita biologica. Se non incontra colui che può donarle una vita che non è toccata dalla morte, allora la vittoria della morte sarebbe definitiva. E notiamo come accanto a Gairo c'è una grande folla che si accalca attorno a Gesù, che lo segue, ma non basta stare attorno a Gesù per ricevere questa vita che lui può dare.
Sono molti, anche oggi, che sono attorno a Gesù, che aspettano da Lui un aiuto, ma credo che molte volte coloro che si accalcano attorno a Gesù anche oggi non cerchino da Lui la vita che Lui vuole donare, ma chiedono da Lui qualcosa che riguarda ancora quella vita biologica, la vita destinata a perire. Ed ecco adesso che in mezzo a questa folla compare una donna che si stacca, si accosta a Gesù in un modo diverso dagli altri, cerca da Lui quello che Lui è venuto a dare, a mostrare come non perdere la vita. Ascoltiamo il racconto. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Ho già accennato al simbolismo del sangue. In Israele, in tutto il mondo semitico, indica la vita. Per questo che l'israelita non mangia gli animali soffocati, perché prima bisogna che sia tolto il sangue, sia riconsegnato alla terra, riconsegnato a Dio. È un modo per riconoscere che la vita viene e appartiene a Dio. Bene, questa donna ha perdite di sangue, perde vita. È l'immagine di tutta l'umanità che non fa che perdere vita. Da quando nasciamo, la nostra vita va comunque verso una perdita. Ogni momento che passa è vita che viene persa. Allora la domanda: non è possibile trattenere questa vita che se ne va, che vediamo andarsene? Ci sono altre soluzioni, me la godo, mi diverto, mi prendo quello che riesco ad avere e chiamo questo vivere, ma intanto la vita se ne va. Gesù è venuto proprio per interrompere questo flusso della vita che se ne va. La vita biologica, quella se ne va, e i medici che cosa fanno? Difatti la donna è ricorsa a questi medici. Cercano di trattenere come possono la vita biologica, possono dilazionare la sconfitta e tentano addirittura di ibernare, di clonare. Sono tutti sforzi che vengono fatti per vincere la morte. Sono disposti a dare tutti i soldi, proprio come ha fatto la donna, per non perdere la vita. Ma come dice il Salmo 49, per quanto uno paghi, non basterà mai per riscattare la propria vita
e vivere per sempre. Devono sempre rassegnarsi alla sconfitta. Il problema è come trattenere questa vita che se ne va. La donna, unica in mezzo a quella folla, ha capito che deve toccare Gesù. Se anche tocca quel suo mantello, la vita viene trattenuta, non se ne va più. Facciamo attenzione a questo mantello. L'abito, come simbolo biblico ben noto, è la manifestazione esterna della persona, è il prolungamento del nostro corpo, è ciò che vedono di noi e indica quindi tutta la persona, il suo apparire, le sue azioni, la sua stessa vita. Ricordiamo come Paolo parli di rivestirsi di Cristo, cioè all'esterno ognuno di noi deve lasciar trasparire la persona di Cristo. Eccolo l'abito. Gesù impiega questa immagine molto bella quando dice che il suo discepolo deve rivestire un abito nuovo, non pezze nuove su un vestito che rimane vecchio. Questo abito, questo mantello che la donna vuole toccare, non è altro che l'umanità di Gesù, quell'umanità di cui il Figlio di Dio si è rivestito. È questa umanità che deve essere toccata se vogliamo che la vita smetta di fluire ma venga trattenuta. Più avanti, l'Evangelista Marco, alla fine del capitolo 6, parla di toccare anche solo il lembo del mantello. Dovunque entrava nei villaggi la gente si accalcava attorno anche solo per toccargli il lembo del mantello. Cos'era il lembo del mantello? Gesù vestiva da ebreo osservante e indossava il mantello che era confezionato secondo le normative della Torah, la quale aveva disposto che ai 4 angoli del mantello dovevano essere poste 4 frange, 4 fiocchi, gli zizioti in ebraico, che simboleggiavano la disponibilità del pio giudeo di osservare sempre la Torah. Oggi questo mantello, il tallì, è impiegato soltanto quando si legge la Torah, quando si prega, ma al tempo di Gesù era questo il mantello che veniva indossato. Ecco, cosa vuole fare la donna? Toccare anche soltanto un fiocco di quel mantello. Toccare, cioè, anche solo un pochettino dell'umanità di Gesù e la vita smette di essere persa. E qui cominciamo già a capire cosa significa toccare questa umanità di Gesù, come si è manifestato il Figlio di Dio. È colui che ha detto: vuoi non perdere la vita? Donala per amore. Ecco il segreto per non perdere la vita, non godertela, non cercare di consumarla secondo quello che è l'istinto, ciò che ti piace, così la perdi e basta, finisci e non resta proprio più nulla. Se vuoi trattenere realmente la tua vita, donala. Se tu tocchi questa umanità di Gesù, la tua vita smette di essere persa. Essere salvi, essere salvati, non significa andare in paradiso dopo una buona confessione. Significa smettere di perdere la vita. E quindi quello che è importante è lasciarsi salvare al più presto, perché altrimenti alla fine i giochi sono fatti e la vita è andata persa. I discepoli che sono accanto a Gesù
dicono a Gesù: ma tu chiedi chi è che ti ha toccato. C'è tutta la gente che ti si accalca attorno e ti toccano tutti. Gesù dice: non è questo il modo di toccare la mia persona. E qui abbiamo un'applicazione importante alle nostre comunità, che tante volte sono convinte di toccare davvero Cristo, di accostarsi al suo Vangelo. In realtà si accalcano soltanto attorno a Lui. Pensiamo a certe sagre paesane, cose buone, ma non è questo toccare Gesù, o qualche pratica devozionale. Toccare Gesù significa accostarsi a cogliere, a prendere quella forza di vita che esce da Lui, che è la vita donata. La donna, quando Gesù chiede chi mi ha toccato, ha paura. Poteva scomparire perché Gesù chiede chi è stato. È impaurita perché ha compiuto una trasgressione, si è allontanata dalla tradizione. Per poter toccare Gesù ha dovuto rischiare di essere condannata da chi era legato alla concezione religiosa tradizionale che imponeva di evitare gli impuri. Le avevano incolcato la convinzione che Dio non vuole avere nulla a che fare con chi è impuro. E lei si fa avanti e confessa a Gesù tutta la verità. Quale verità lei ha confessato? Ha detto davanti a tutti che non era la tradizione che le aveva ridonato la vita, era stato il toccare Gesù. Questo tocco aveva bloccato in lei la perdita della vita. Il messaggio per noi è estremamente importante. Se vogliamo trattenere la nostra vita, tocchiamo Cristo, tocchiamo la sua vita donata e questa vita che si perde viene bloccata. È bella la risposta che Gesù dà a questa donna. La chiama figlia. In mezzo a tutta quella folla, solo lei è chiamata figlia. Figlio è colui che assomiglia al padre, colui nel quale il padre riconosce il proprio volto. Questa donna è chiamata figlia perché adesso, avendo toccato la vita di Cristo, gli assomiglia. Fede è accogliere la proposta che Gesù ci fa di donare la vita. La tua fede ti ha salvata. Fede non significa credere che Gesù era bravo o che è esistito. Fede vuol dire toccare l'umanità di Cristo. Vai in pace, dice Gesù, e sii guarita dal tuo male. Vai in pace, vai verso lo shalom, vai verso la gioia, verso la vita. Adesso hai capito che donando la vita smetti di perderla. Questa è la vita che ti donerà gioia. E ora il racconto riprende con la guarigione della figlia di Gairo. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto
e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. C'è un secondo interrogativo che riguarda la vita, non una perdita graduale, ma la perdita definitiva. Che cosa accade alla nostra vita se non incontra Cristo? Alla fine di tutto, il ritorno alla polvere dalla quale siamo venuti, e all'umanità non resta che pronunciare le parole di Gairo e rassegnarsi alla vittoria della morte. E anche il credente vede la sua vita che passa, anche se è una vita donata, la vita comunque biologica va spegnendosi, e anche nel credente può sorgere il dubbio che la stia perdendo, che il destino sia comune, quello di tutti, la morte, la fine di tutto, e anche nel credente può sorgere questo pensiero: non avrò rimpianti se io dono tutta la mia vita, non avrò rimpianti di non essermela goduta. E si può essere tentati di smettere di credere. Ecco la raccomandazione che Gesù fa a Gairo: non temere, continua ad avere fede. Nella casa del capo della sinagoga, quando arrivano, regna la morte, il lamento, lo strepito. È già stato detto a Gairo che sua figlia è morta. E è la scena tipica, quella che incontrano delle prefiche che piangono. È ciò che fanno gli uomini di fronte alla morte. Sanno soltanto fare strepito, imprecare contro il triste destino dal quale nessuno può sfuggire. Che cosa fa Gesù? Dice: smettete di fare strepito e di piangere. La bambina non è morta, dorme. Il sonno è il riposo. Dopo il sonno c'è il risveglio nella nuova luce. Al tocco del Signore, il sonno è un dormire per un risvegliarsi con Lui. Vuol dire la realtà della morte non è definitiva per chi ha incontrato Cristo. Se l'umanità non avesse incontrato Cristo, il suo destino era la polvere. Ma se incontra Cristo e viene toccata da Lui, la morte è un sonno per un risveglio. Continua a credere, dice a chi segue Lui, anche se ti sorgono degli interrogativi sul fatto che la morte abbia avuto la vittoria definitiva. E difatti, quando Gesù parla di sonno, tutti scoppiano a ridere, lo deridono. È ciò che a volte accade, anzi forse spesso accade, al credente che viene deriso da chi non si lascia coinvolgere dalla fede in Cristo. E il non credente considera il discepolo di Cristo uno che arriva
a proporre dei nuovi palliativi, una nuova proposta illusoria per superare questo dramma del pensiero della morte. Ricordiamo come Festo a Cesarea dice a Paolo: sei impazzito, la troppa scienza ti ha dato al cervello, quando parla della risurrezione, di una vita che va oltre la morte. La morte biologica fa il suo corso, ma c'è un'altra vita, dice Paolo, che non viene toccata dalla morte. E Gesù che cosa fa? Caccia fuori tutti, scaccia il lutto, il turbamento, lo strepito. La morte viene sdrammatizzata, deve uscire la tristezza ed entra soltanto con il padre, la madre e 3 discepoli. E chi sono costoro? Perché caccia fuori tutti gli altri? Perché vuole i testimoni di coloro che hanno dato la vita biologica. Costoro cosa testimoniano? Che la vita che hanno donato finisce. E poi ci sono 3 discepoli che devono testimoniare ciò che fa Gesù, la vita che lui è capace di donare. Entra, prende quella fanciulla per la mano e le dice Talità cumi, che significa fanciulla, io ti dico alzati. Egeire significa risorgi e la rimette in piedi. La vita che questa ragazza, che questa donna ha ricevuto, si alza, si mette a camminare, ma Gesù aggiunge: datele da mangiare. La vita che Gesù dona, che non è la vita biologica, deve essere alimentata e l'alimento di questa vita è la parola di Gesù di Nazaret, è la parola del Vangelo che alimenta momento per momento questa nostra esistenza che non è destinata a perire. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.